Nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 Pierpaolo Pasolini viene ucciso all'idroscalo di Ostia. Pochi giorni dopo Oriana Fallaci gli scrisse una lettera che non è un semplice omaggio, ma un addio intimo, duro, pieno di amore e rabbia. Fallaci e Pasolini erano amici profondamente diversi. Lei si definiva innamorata della vita, lui, ai suoi occhi, invece sembrava inseguire la morte. Proprio da questa amicizia difficile nasce una delle pagine più intense scritte dopo la sua scomparsa. Da qualche parte, Pierpaolo, mischiato a foglie, giornali e appunti, devo avere la lettera che mi scrivesti un mese fa, quella lettera crudele, spietata, dove mi picchiavi con la stessa violenza con cui ti hanno ammazzato. Me la sono portata dietro per 2 o 3 settimane. Le ho fatto fare il giro di mezzo mondo fino a New York, poi l'ho messa non so dove e mi chiedo se un giorno la ritroverò. Spero di no. Vederla di nuovo mi farebbe male quanto me ne fece quando la lessi e rimasi intirizzita a fissare le parole, sperando di poterle dimenticare. Non le ho dimenticate, invece. Posso quasi ricostruirla a memoria. Più o meno così. Ho ricevuto il tuo ultimo libro. Ti odio per averlo scritto. Non sono andato oltre la seconda pagina. Non voglio leggerlo, mai. Non voglio sapere cosa c'è dentro la pancia di una donna. Mi disgusta la maternità, ma quel disgusto io me lo porto dietro fin da bambino. Quando avevo 3 anni, mi sembra, forse erano 6, e udii mia madre sussurrare che non ti risposi. Cosa si risponde a un uomo che piange la sua disperazione di trovarsi uomo, il suo dolore d'essere nato da un ventre di donna? Non era una lettera diretta a me, del resto, ma a te stesso, alla morte che rincorrevi da sempre per mettere fine alla rabbia d'essere venuto al mondo grazie a una pancia gonfia, 2 gambe divaricate, un cordone umbilicale che si snoda nel sangue. E come consolarti, placarti di una simile ineluttabilità? Le parole con cui consolarti erano nel libro che tu rifiutavi con ira. L'unico modo per placarti sarebbe stato prenderti fra le braccia, amarti come solo una donna sa amare un uomo. Ma tu non hai mai permesso a una donna di prenderti fra le braccia, di amarti. Quel nostro ventre da cui sei uscito ti ha sempre riempito di orrore, fuorché tua madre, che veneravi come una Madonna messa incinta dallo Spirito Santo, dimenticando che anche tu eri stato legato a un cordone umbilicale che si snoda nel sangue. Noi donne ti incutevamo fisicamente un disgusto, se ci accettavi era per pietà, se ci perdonavi era per volontà. In ogni caso non dimenticavi mai la leggenda che dà a noi la colpa di aver colto la mela e scoperto il peccato. Odiavi troppo il peccato, il sesso che per te era peccato, amavi troppo la purezza, la castità che per te era salvezza, e meno purezza trovavi più ti vendicavi cercando la sporcizia, la sofferenza, la volgarità, come una punizione, come certi frati che si flagellano la cercavi proprio con il sesso che per te era peccato. Il sesso odioso dei ragazzi dal volto privo di intelligenza. Tu che avevi il culto dell'intelligenza, dal corpo privo di grazia. Tu che avevi il culto della grazia, dalla mente priva di bellezza. Tu che avevi il culto della bellezza. In loro ti tuffavi, ti umiliavi, ti perdevi, tanto più voluttuosamente, tanto più essi erano infami. Di loro ci cantavi con le tue belle poesie, i tuoi bei libri, i tuoi bei film. Da loro sognavi di essere ucciso, prima o poi, per compiere il tuo suicidio. Sono cattiva a dirti questo? Sono crudele anch'io? Forse, ma sei stato tu a insegnarmi che bisogna essere sinceri a costo di sembrare cattivi, onesti a costo di risultare crudeli, e sempre coraggiosi dicendo ciò in cui si crede, anche se è scomodo, scandaloso, pericoloso. Tu scrivendo insultavi, ferivi fino a spaccare il cuore, e io non ti insulto dicendo che non è stato quel 17enne a ucciderti, sei stato tu a suicidarti servendoti di lui. Io non ti ferisco dicendo che ho sempre saputo che invocavi la morte come altri invocano Dio, che agognavi il tuo assassinio come altri agognano il paradiso. Eri così religioso, tu che ti presentavi come ateo. Avevi un tale bisogno di assoluto, tu che ci ossessionavi con la parola umanità. Solo finendo con la testa spaccata e il corpo straziato potevi spegnere la tua angoscia e appagare la tua sete di libertà. E non è vero che detestavi la violenza, con il cervello la condannavi, ma con l'anima la invocavi, quale unico mezzo per compiacere e castigare il demonio che bruciava in te. Non è vero che maledicevi il dolore, ti serviva, invece, come un bisturi per estrarre l'angelo che era in te.
Io me ne accorsi fin dal primo incontro, quando ci conoscemmo a New York, ormai 10 anni fa, e quel fatto mi impressionò, più del tuo genio esaltante, della tua cultura irritante, della tua fantasia scatenata. Scappavi ogni notte nei quartieri dove neanche i poliziotti osano entrare armati. Non ti stancavi mai di sfidare la turpitudine, toccare l'orrendo, unirti ai relitti maschili dei drogati, degli invertiti, degli ubriaconi. Sia che tu ti recassi nella Bowery o Harlem o al porto, eri sempre presente dove c'era il male e il pericolo. Rimbaud in confronto diventava un'educanda. Quante volte ho temuto di sentirmi dire che ti avevano trovato con la gola tagliata o una pallottola in cuore. Una sera te lo confessai, eravamo dinanzi al Lincoln Center e cercavi un taxi per recarti in un posto che non volevi ammettere. Per l'impazienza parevi inquieto, tremavi. Mormorai, ti farei tagliare la gola, Pierpaolo. E tu mi fissasti con occhi lucidi e tristi. Erano sempre tristi i tuoi occhi, anche quando ridevi. Diventammo subito amici, noi, amici impossibili, cioè io donna normale e tu uomo anormale, almeno secondo i canoni ipocriti della cosiddetta civiltà, io innamorata della vita e tu innamorato della morte, io così dura e tu così dolce, v'era una dolcezza femminea in te, una gentilezza femminea, anche la tua voce, del resto, aveva un che di femmineo, e cioè era strano perché i tuoi lineamenti erano i lineamenti di un uomo, secchi, feroci. Sì, esisteva una nascosta ferocia sui tuoi zigomi forti, sul tuo naso da pugile, sulle tue labbra sottili, una crudeltà clandestina. Ed essa si trasmetteva al tuo corpo piccolo e magro, alla tua andatura maschia, scattante, da belva che salta addosso e morde. Però quando parlavi o sorridevi o muovevi le mani, diventavi gentile come una donna, suave come una donna. Io mi sentivo quasi imbarazzata a provare quel misterioso trasporto per te. Pensavo, in fondo è lo stesso che sentirsi attratta da una donna, come due donne, non un uomo e una donna. Andavamo a comprare pantaloni per Ninetto, giubbotti per Ninetto, e tu parlavi di lui quasi fosse stato tuo figlio, partorito dal tuo ventre e non seminato dal tuo seme. Quasi tu fossi geloso della maternità che rimproveravi a tua madre, a noi donne. Della cultura americana invece assolvevi quasi tutto, ma quando soffristi la sera in cui due studentesse americane ti chiesero chi fosse il poeta preferito, tu rispondesti naturalmente Rimbaud e le due ignoravano chi fosse. Per questo lasciasti New York così insoddisfatto? Io direi di no. Direi che lasciasti New York deluso perché non c'eri morto, perché ti eri affacciato sulla voragine e non vi eri caduto. Le notti trascorse in cerca del suicidio t'avevano reso soltanto le guance più scarne, lo sguardo più febbricitante. Mi sento, dicesti, come un bambino che è stato offerto una torta e poi gliel'hanno sottratta mentre stava per addentarla. Sì, avresti dovuto bere 1000 altre amarezze prima di trovare qualcuno che ti facesse il dono di ucciderti, regalarti una morte coerente dopo una vita coerente. Dicono che tu fossi capace d'essere allegro, chiassoso e che per questo ti piacesse la compagnia della gioventù, giocare a calcio, per esempio con i ragazzi delle borgate, ma io non ti ho mai visto così. La malinconia te la portavi addosso come un profumo e la tragedia era l'unica situazione umana che tu capissi veramente. Se una persona non era infelice, non ti interessava. Ricordo con quale affetto, un giorno, ti chinasti su me e mi stringesti un polso e mormorasti: anche tu, quando disperazione, non scherzi. Forse per questo il destino ci fece incontrare di nuovo, anni dopo, fu a Rio de Janeiro, dove eri venuto con Maria Callas in vacanza. I giornali scrivevano che eravate amanti. Lo eravate? So che 2 volte nella vita hai provato ad amare una donna, restandone deluso, ma non credo che una di queste 2 donne sia stata Maria. Eravate troppo diversi, troppo divisi esteticamente, psicologicamente e culturalmente. Allo stesso tempo, però, sembravate così uniti da una misteriosa complicità. Il mio sospetto è che tu l'avessi adottata come sorella per farle dimenticare l'abbandono di Aristoteles Onassis. Non ti staccavi mai da lei, l'aiutavi perfino a vestirsi e a spogliarsi. Sulla spiaggia gli ungevi le spalle perché il sole non gliele arrossasse. Ai ristoranti sobevi ogni suo capriccio, sempre indulgente, paziente, sereno come un infermiere. Sì, c'era in te l'eroismo del missionario che va a curare i lebbrosi, la bontà del santo che subisce il martirio con gioia. La tua virtù più spontanea era la generosità. Non sapevi mai dire di no.
regalavi a piene mani a chiunque chiedesse, sia che si trattasse di soldi, sia che si trattasse di lavoro, sia che si trattasse di amicizia. Ad Alexos Panagoulis, per esempio, regalassi la prefazione ai suoi 2 libri di poesie, e verso per verso, con testo greco accanto, volesti controllare perfino se fossero tradotte bene. Ci ritrovammo per questo, rammenti, riprendemmo a vederci quando lui fu scarcerato e venne in esilio in Italia. Andavamo spesso a cena, tutti e 3, e mangiare con te era sempre una festa, perché a mangiare con te non ci si annoiava mai. Una sera, in quel ristorante che ti piaceva per le mozzarelle, venne anche Ninetto, ti chiamava Babbo, e tu lo trattavi proprio come un babbo tratta suo figlio, partorito dal suo ventre e non dal suo seme. Lasciarti dopo cena invece era uno strazio, perché sapevamo dove andavi ogni volta, e ogni volta era come vederti correre a un appuntamento con la morte. Ogni volta io avrei voluto agguantarti per il giubbotto, trattenerti, implorarti, ripeterti ciò che ti avevo detto a New York. Ti farei tagliare la gola, Pierpaolo. Avrei voluto gridarti che non ne avevi il diritto, perché la tua vita non apparteneva a te e basta, la tua sete di salvezza e basta, apparteneva a tutti noi e noi ne avevamo bisogno. Non esisteva nessun altro in Italia capace di svelare la verità come la svelavi tu, capace di farci pensare come ci facevi pensare tu, di educarci alla coscienza civile come ci educavi tu. E ti odiavo quando ti allontanavi su quell'automobile con cui i 3 teppisti ti avrebbero schiacciato il cuore. Ti maledicevo, ma poi l'odio si spingeva in un'ammirazione pazza ed esclamavo: che uomo coraggioso! Non parlo del tuo coraggio morale, ora, cioè di quello che ti faceva scrivere in cambio di contumeli, incomprensioni, offese e vendette. Parlo del tuo coraggio fisico. Bisogna avere un gran fegato per frequentare la melma che frequentavi tu di notte. Il fegato dei cristiani che, insultati e sbeffeggiati, entrano nel Colosseo per farsi sbranare dai leoni. 24 ore prima che ti sbranassero, venni a Roma con Panagoulis. Ci venni decisa a vederti, risponderti a voce su ciò che mi avevi scritto. Era una bella giornata, una giornata piena di sole. Seduti al bar tra i scalini ci mettemmo a parlare di Franco, che non muore mai, e io pensavo: mi sarebbe piaciuto sentir Pierpaolo parlare di Franco che non muore mai. Poi si avvicinò un ragazzo che vendeva all'Unità e disse a Paietta: hanno ammazzato Pasolini. Lo disse sorridendo, quasi annunciasse la sconfitta di una squadra di calcio. Paietta non capì, o forse non volle capire. Alzò una fronte aggrottata, brontolò: chi? Hanno ammazzato chi? E il ragazzo: Pasolini. E io assurdamente: Pasolini chi? E il ragazzo: come chi? Come Pasolini chi? Pasolini Pierpaolo. E Panagoulis disse: non è vero. E Miram Mafai disse: è uno scherzo. Però allo stesso tempo si alzò e corse a telefonare per chiedere se fosse uno scherzo. Tornò quasi subito col viso pallido: è vero, l'hanno ammazzato davvero. In mezzo alla piazza un giullare con i pantaloni verdi suonava un piffero lungo. Suonando ballava alzando in modo grottesco le gambe fasciate ai pantaloni verdi e la gente rideva. L'hanno ammazzato a Ostia, stanotte, aggiunse Miriam. Qualcuno rise più forte perché il giullare ora agitava il piffero e cantava una canzone assurda. Cantava: l'amore è morto, virgola, l'amore è morto, punto. Così io ti piango, virgola, così io ti piango, punto. In una strada deserta c'era un bar deserto con la televisione accesa. Entrammo seguiti da un giovinotto che chiedeva stravolto: ma è vero? È vero? E la padrona del bar chiese: vero cosa? Il giovanotto rispose: di Pasolini, Pasolini ammazzato. E la padrona del bar gridò: Pasolini Pierpaolo? Gesù, Gesù Maria, ammazzato, Gesù, sarà una cosa politica. Poi sullo schermo della televisione apparve Giuseppe Panucchi, il conduttore del telegiornale Rai, e dette la notizia ufficiale. Apparvero anche i 2 popolani che avevano scoperto il tuo corpo. Dissero che da lontano non sembravi nemmeno un corpo, tanto eri massacrato. Sembravi un mucchio di immondizia, e solo dopo che t'ebbero guardato da vicino si accorsero che non eri immondizia, eri un uomo. Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo, eri una luce, e una luce s'è spenta.